Beh, credo sia risaputo come Dragon Ball nelle origini di Goku sia una copia dei fumetti di Superman, no? L'eroe alieno che viene da un pianeta che sta per essere distrutto, da originariamente un cataclisma, mandato sulla Terra, con poi altri della sua specie che arrivano per saccagnarlo di botte e conquistare la Terra, ma lui si è abituato al pianeta, è allevato da umani. Superman, no? Kal-El. No, non quel Kal-El. Vabbè. Kal-El lo ha fatto nel 1937, più di 50 anni prima rispetto a Goku. È chiaro Toriyama si sia ispirato, vero? Beh, la risposta potrebbe sorprendervi. Io comunque sono Ocelot MDB e prevedendo il futuro immagino il video vi piacerà, quindi iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like, passando anche a tutti i social che appaiono a schermo, su cui lascio anche il link in descrizione, perché oggi vi parlerò di come Superman ha copiato Dragon Ball dal passato. Sarò sincero con voi, Superman non ha copiato Dragon Ball dal passato, quello era solo un modo per catturare l'interesse in un argomento che se non ci mettessi Dragon Ball la gente non ci cliccherebbe. Ma resta che dopo questo video, se pensate che Dragon Ball abbia preso ispirazione da Superman, cambierete forse in parte idea, perché questa non è solo la storia di Dragon Ball e Superman, ma la storia di come alcune volte ciò che ricordiamo è solo la cosa più famosa e non tutto ciò che c'è dietro quella cosa famosa. Perché quanti di voi conoscono il Kamishibai? Negli anni 30 in Giappone una particolare forma di intrattenimento per i ragazzi era il Kamishibai, letteralmente teatro da strada che usa illustrazioni dipinte. Narratori, chiamati Kamishibaya, viaggiavano di città in città con dei butai, carretti adibiti a palchi, chiamando a loro bambini battendo due pezzi di legno per far rumore, raccontando storie tramite l'uso di disegni. Queste storie potevano essere avventure per ragazzi, drama domestici per le ragazze o semplicemente storie comiche per tutti. Il tutto mostrando queste illustrazioni dipinte mentre loro improvvisavano una storia raffinandola di volta in volta. Durante la seconda guerra mondiale nel 1946 divennero però principalmente basate sulla propaganda bellica, mostrando militari acclamati per aver ucciso truppe nemiche o premiati per essersi immolati per la nazione. E ciò portò, dopo che il Giappone perse la guerra, al loro divieto durante l'occupazione americana, che ebbe il compito di vietare, appunto, tutto ciò che fosse troppo nazionalista in Giappone, affinché i giapponesi diventassero più mansueti. Nel momento in cui il Trattato di San Francisco entrò in vigore nel 1952, trattato che faceva sì che gli americani lasciassero il Giappone e che avrebbe potuto decensurare tutte le loro tradizioni, era ormai troppo tardi per una ripresa e questa forma di intrattenimento fu soppiantata completamente dalla televisione che, nel 1953, entrava ufficialmente nelle case delle persone e chi non l'aveva si riuniva in circoli assieme ad altre persone per guardare i programmi tutti insieme. Il Kamishibai, mutuato da una tradizione di illustrazioni votive di monaci buddisti, nel 1930 era la più grande forma di intrattenimento per i ragazzi giapponesi e gran parte di autori gekiga si fecero le ossa proprio in quest'arte attorno al 1950. Sanpei Shirato e Shigeru Mizuki, ad esempio, erano solo due dei nomi di personalità nate in quest'ambito. Ma cosa ha a che fare il Kamishibai con Superman e Dragon Ball? Oltre che con grandissime produzioni di fumetti americani e giapponesi. Ora ci arriviamo, non preoccupatevi, ma era necessario spiegarvi prima come quest'arte fosse praticamente parte della cultura giapponese ed è impossibile artisti della vecchia generazione non la conoscano. Ogon Bat, letteralmente pipistrello dorato, arrivato da noi come Fantaman, era una creazione del duo Suzuki Kiro e Nagametsu Takeo, che ebbero l'idea di quest'eroe, arrivato nel presente da un'Atlantide di 10.000 anni prima, dopo aver visitato il Ueno Royal Art Museum di Tokyo. Ogon Bat possiede super forza, può volare, è invulnerabile a qualsiasi proiettile e trova rifugio in un nascondiglio segreto sulle sperdute montagne giapponesi innevate. Il nemico di Ogon Bat è Kuyarmai Bat, chiamato anche Dark Bat, e il suo acerrimo nemico è il leader di un'organizzazione che punta al controllo del mondo, il dottor Eric Nazo, che indossa un costume tutto nero con orecchie da pipistrello. Per l'aspetto i due autori presero grande ispirazione dal fantasma dell'opera di Gaston Leroux, con un mantello rosso sulle spalle e un teschio al posto della testa. Il nome Ogon Bat era invece una citazione all'omonimo marchio di sigarette giapponesi, reso famoso in quanto preferito da scrittori e pensatori come Dazai Osamu e Akutagawa Ryunosuke. Gamma no Oji, invece, Prince of Gamma, era invece un altro grande eroe delle storie per ragazzi. Questo personaggio era un orfano, principe, mandato sulla Terra da un altro pianeta, capace di volare, essere invulnerabile e con la superforza, ovviamente.
Nei panni da eroe indossava un costume blu con un mantello giallo e un simbolo sul petto simile a un uccello e aveva un'identità segreta da uomo comune in Tokyo. I suoi nemici erano alieni dal cervello visibile e scienziati malvagi pelati. Tutto ciò a inizio anni 30. Bastano questi due personaggi per renderci conto delle similitudini con quelli che saranno gli eroi giapponesi e soprattutto per ritrovare idee che lo stesso Toriyama utilizzerà. Ogon Bat combatteva robot, alieni, cyborg, Prince of Gamma era un principe di un altro pianeta, tutti dotati di super forza, levitavano, combattevano battaglie contro versioni negative di loro stessi, insomma tutti stilemi narrativi che per istinto associamo a una tradizione fumettistica americana iniziata col Superman nel 37, ma che ritroviamo qui quasi 7 anni prima. E qual è allora la verità? Chi ha preso spunto? Se nella tradizione giapponese esiste qualcosa di antecedente a Superman, possiamo davvero dire che Toriyama abbia preso ispirazione dall'Azzurrone? O dalle storie che da bambino deve aver sentito raccontate dai genitori che sicuramente vissero nel periodo Kamishibai? È pur vero che la televisione negli anni 50 mandava in onda cortometraggi Fleischner di Superman. E il punto è un altro. Non è mai facile tracciare punti di riferimento da persona a persona e non sempre la soluzione più ovvia è quella corretta. A onor del vero voglio comunque dire che non credo neanche che Seeger e Schuster abbiano copiato le storie giapponesi per i loro Superman, e avendo loro apertamente parlato di molte reference, è strano non abbiano mai nominato questi personaggi. Superman, così come Prince of Gamma o Ogon Bat, prendono a piene mani anche dalle storie bibliche che erano famose in Giappone, essendo stati trovati Kamishibai anche sulle vicende della Bibbia. E il tema del bambino abbandonato che arriva in un altro posto e diventa un leader non può non ricordare anche le storie di Mosè, per dirne una, e persino Jung parlerà di inconscio collettivo per spiegare quel concetto di idee che sono comuni a uomini che hanno avuto vite e influenze diverse. Due persone possono avere la stessa idea. È strano, ma è possibile, e proprio per questo ho voluto fare questo video, per dimostrare invece a tutti quelli che, quando si parla di Dragon Ball, non perdono occasione di denigrare il protagonista in quanto è la copia di Superman. È possibile che lo sia, certo, non metto la mano sul fuoco, ma non è qualcosa di sicuro né provato al 100%, ed è questo il bello dell'andare a vedere le influenze di un artista. Anche le cose più piccole possono creare grandi storie. Toriyama può aver visto Superman decidendo di inserire qualcosa di simile nella sua storia? È possibile. Può essersi invece ispirato ai racconti per bambini giapponesi famosi ancora prima della nascita di Superman? Ancora una volta è possibile. Per la nascita di Superman possono essersi ispirati al Kamishibai i suoi autori? È possibile ancora una volta. Ma se ammettiamo che invece Superman potrebbe essere soltanto simile a Prince of Gamma e Ogon Bat per coincidenza, allora dobbiamo anche ammettere che Goku potrebbe essere simile a Superman anche per coincidenza e basta. E questo è il bello dell'arte. Ma per oggi è tutto. Per le informazioni presenti in questi video mi sono affidato a un ottimo saggio che è sfortunatamente un po' costoso, ma che per chi fosse interessato di approfondire ve lo faccio vedere ora a schermo. Tutto in inglese, ovviamente. Voi cosa ne pensate? Credete nelle coincidenze o deve esserci sicuramente qualcuno che ha copiato, fra virgolette, da un altro? Io sinceramente non credo Toriyama abbia copiato Superman, né che Superman abbia copiato dai giapponesi, ma solo che esistono nel mondo temi comuni nella letteratura e che semplicemente ogni autore conosce senza aver visto magari opere derivative. Da Ocelot MDB per oggi è tutto e noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video.